Dunque, a Caltech Sì. arrivo lì e penso di continuare a lavorare con i fagi, che avevo già appunto preso esperienza, conoscevo già abbastanza bene. E così ho fatto un po' di lavoro che però non è stato un lavoro molto interessante. E ero un po' giù per questa ragione. Max vede se n'è accorto, Max Derby. Ed ha approfittato di un'occasione che è capitata lì accidentalmente per cercare di sollevarmi. E l'occasione era questa, che naturalmente Caltech aveva un presidente, aveva un consiglio di amministrazione dove c'erano molte personalità, anche locali, e una di queste persone soffriva di herpes semplice. E perciò aveva del momento in cui si riacutizzava, dolori, eccetera, insomma così. E parlando con il presidente gli dice: ma voi lavorate con i virus, dice, perché non cercate di lavorare con il virus, di questo virus, vedete? E il presidente dice: ma guarda, quelli che lavoriamo qui non sono virus degli uomini, virus, sono fagi, virus di batteri. Sì. A lui dice: ma perché non cercare di organizzare, di cominciare a lavorare anche con questi virus umani? E lui ha messo a disposizione una somma che allora era molto forte, non so, qualcosa come $100.000. Sì. In quell'epoca, sai, era molto. Dice: allora lui, evidentemente il presidente ha dato a Max l'incarico di vedere quello che si poteva fare, perché lui era quello che lavorava. E allora Max, mi ricordo un giorno, chiama me e un altro mio collega, Benzer, che è super giù, probabilmente un po' più giovane di me, ma insomma, Benzer era un fisico ed era un biologo molto bravo. E spiegando questa situazione, dicendo: c'è qualcuno di voi si vuole mettere in questo campo? E Benzer dice: ah no, dice, io sono un fisico, continuo a lavorare con quello. E io invece dico: io sono un medico di partenza, per cui questo mi interessa molto. E così dico: sì, io lo faccio. E allora mi dicono: bene, come facciamo? Come vuole organizzare questo? E io ci penso un po' e dico: io bisogna che veda quello che si sta facendo in questo campo, perciò io devo andare in giro nei laboratori che si conoscono così, vedere quello che fanno e vedere se si può tirare fuori qualche idea interessante da quello. Allora dice: sì, benissimo, e mi danno, dice, il tempo che ci vuole, e così mi metto in viaggio. E sono stato in viaggio per circa 3 mesi, effettivamente, andando da un'università all'altra, da un ospedale all'altro, parlando con i virologi, con i professori, insomma, con tutti quanti. E da questo è venuto fuori questa idea, che per fare progresso nel campo dei virus umani o animali, insomma, questi virus diversi dai fagi, ci voleva un sistema di poter misurare precisamente il numero dei fagi attivi, come si faceva con i fagi, dei virus attivi, come si faceva con i fagi. Ma questo non c'era, questo metodo, perché i metodi usati erano metodi molto primitivi che davano un'idea generale della quantità, ma non davano nessun indirizzo speciale, nessun numero speciale. E allora ritorno a Caltech e spiego questa mia idea, scrivo, la mia proposta è questa di... Allora viene approvato e allora mi dice: metti a lavorare. Così mi sviluppo, metto un laboratorio in ordine, appunto per questo scopo, tutto basato su culture di tessuti che io avevo imparato da Levi, perciò questa era una cosa che mi è tornata molto utile, capisci? Certo. Specialmente a quell'epoca, perché a quell'epoca di cultura dei tessuti se ne sapeva pochissimo. Così mi organizzo lì e poi, parlando a parecchi ad altri ricercatori, avevo visto che c'erano dei metodi per cercare delle culture un po' come quelle dei batteri. Erano molto complicate perché bisognava prendere pezzi di tessuto, pezzi di embrione, per esempio di topo,
sì. e metterli in una specie di una provetta, perché al fondo la provetta aveva una rete, non era tutto vetro, era una rete, per cui c'erano dei buchi. E Perché a cosa serviva la rete? Appunto per centrifugare, in maniera da spingere che tutti questi pezzetti si rompessero, producendo o singole cellule o piccoli numeri di cellule. Sì. Così. E poi quello si metteva sulla piastra di vetro per cercare di determinare. E tu lavoravi su embrioni di topo allora? Sì, al principio eravamo appunto l'embrione di topo. E il virus che ho usato è un virus di encefalomielite acuta dei cavalli equina. Perché ho dovuto scegliere un virus che uccidesse le cellule in maniera definitiva, perché volevo sviluppare delle placche, come quelle dei fagi, capisci? Insomma, alla fine, tanti tentativi, le cose in principio non andavano bene, poi pian pianino sono improvvisato e un bel giorno vado a vedere una di queste piastre, la guardo sotto una luce diversa e vedo tutte le placche. Allora mi ricordo che vado da Delbrook e gli dico: vieni qui Max, lo porto giù e lui dice: qualcosa funziona. Gli faccio: guarda questo qui, guarda così. E lui mi dice: che giorno è? Sì. Non lo so, me lo sono dimenticato. Ah, che peccato.